Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera il 22 agosto del 2023, è un martedì e, strano ma dirsi, torniamo a fare le pagelle perché il Milan vince la prima di campionato, vince a Bologna 2-0, Giroud, Pulisic, i due marcatori e quindi oggi è già tempo di pagelle. Davide Giovanzana, ciao Davide, ben ritrovato. Ciao direttore, ciao a tutti, ben ritrovati. Ben ritrovati anche da parte mia, ci siamo per il campionato, come scrive anche Gazzetta dello Sport, tra poco lo vedremo, insomma si allarga il tavolo delle pretendenti, si allargano il numero delle papabili vincitrici comunque dello scudetto, insomma si scrive anche il Milan, ma non c'erano grandi dubbi per il tipo di partita che ha fatto più che altro, ecco, somiglia un po' alle partite che abbiamo visto dell'Inter, della Juve e del Napoli, cioè la big che va a giocare in casa in trasferta con una squadra di medio-bassa classifica e non c'è grandissima partita. Anche ieri, soprattutto fin quando insomma partita ce n'è stata nel primo tempo, insomma, il Milan ha dimostrato di essere altra cosa, ecco. Sì, nonostante il Bologna abbia fatto comunque nel complesso una buona prestazione, perché anche dal punto di vista atletico ha fatto tanti cambi, è rimasto in partita fino alla fine, è rimasto in partita però puramente da un punto di vista agonistico e da un punto di vista atletico, perché nonostante i diversi tiri subiti dal Milan e le diverse azioni offensive del Bologna, nessuna è mai stata veramente pericolosa. Cioè dentro l'area di rigore solo quella sgroppata di Ndoye sulla sinistra che è finita a fil di palo e quel tacco di Posch, ma era spalle alla porta, cioè son sempre poi da considerare, da contestualizzare le azioni. Un buon Milan, un buonissimo Milan che ha risposto insomma ai funerali estivi, perché chiaramente, a noi piacciono fare funerali. Pulisic, che è stato uno di quelli, ha comprato solo perché è americano e non va bene che gioca sulla destra e perché non gioca Chukwueze. Io ieri mattina che a Milan ho letto la partita deve finire 0-1 con gol di Chukwueze e espulso Krunic alla faccia di Pioli, la partita è finita 0-2 e ha segnato Pulisic e ha segnato un gran gol. L'altro a cui abbiamo fatto praticamente un funerale, ma come sempre è Olivier Giroud. Nonostante sono convinto anch'io che la punta ci serva, Olivier Giroud si è presentato con un gol a questa nuova Serie A, quindi lunga vita a Olivier Giroud, 36, 37, 46, 56, qualsiasi età. Anche perché, come hai detto giustamente, in questo momento o lunga vita a lui o lunga vita a lui. E quindi Esatto. speriamo che abbia lunga vita a Olivier Giroud, ma ne parliamo tra poco della punta perché in pratica è rimasto l'ultimo grande tassello da inserire nel Milan e visto che ci sono un po' di movimenti davanti ne parliamo tra poco. A proposito di movimento, bollicine, quindi movimento in bottiglia per il Milan, anche il diavolo al tavolo delle grandi, c'è un Pavard dall'Inter lì vicino a te, caro Davide. Insomma, non si può avere tutto dalla vita. Io No, andrei... sarà un derby più leggero, direttore, vista l'amicizia che lo lega soprattutto a Teo Beh, Hernandez. Magari non vedremo più quei testa a testa con Dumfries, vedremo qualche abbraccio in più, qualche sorriso in più, ecco. il Milan c'è, partenza sprint, scrive Gazzetta, Pulisic gol e tante magie, Giroud solito cecchino, il Bologna senza scampo. La squadra di Motta parte forte, poi salgono in cattedra i nuovi acquisti, Pioli risponde ai presenti alle altre grandi in lizza per lo scudetto. Questo è un po' il pezzo di recap. I nuovi sono già indiavolati, Pulisic segna, rendere in venta, il mercato del Milan funziona. Io mi soffermerei però sulle pagelle che magari insomma vedete piccole ve le diciamo noi e le facciamo noi, insomma ci facciamo aiutare un po' dal layout di Gazzetta ma andiamo avanti noi. Il migliore per Gazzetta è Pulisic, prende 7,5, direi che potremmo essere d'accordo Davide, insomma migliore in campo direi che è stato Christian Pulisic, oltre il Sì. gol, oltre le giocate, perché comunque dopo il 2-0 ha avuto anche quel bel cross con la volée mancina schiacciata di Giroud, un altro paio di azioni ben ragionate, mi sembra quasi, la sto tirando per l'eccesso, una sorta di regista avanzato esterno, cioè quando va da lui poi ci muoviamo in conseguenza di. Sì, un plauso a quell'azione che si è conclusa con il tiro al volo di Giroud, provata e riprovata, cioè si è visto proprio che son stati dei movimenti a memoria
con Giroud finalizzante lì Mh-mh. con quel tiro di sinistro al volo. Sì, in tutte le zone del campo Pulisic è stato utilissimo ieri, si è scambiato diverse volte anche con Leao, lo abbiamo visto, giocare dietro Giroud, lo abbiamo visto giocare a destra, lo abbiamo visto giocare a sinistra, lo abbiamo visto aiutare Calabria, lo abbiamo visto, dar via l'azione al centrocampo. Cioè questo giocatore ha anche un senso tattico che sulla destra non vedevamo da anni. Direi che è cambiato il clima assolutamente e abbiamo visto, Mh. se le bollicine nel titolo di Gazzetta l'abbiamo viste con Pulisic, figuriamoci quando vedremo anche Samuel Chukwueze che ieri ha dimostrato, che il tappo è lì lì, presente quando ampli Sì, lo sì. spumante che il tappo è lì. Non è ancora al massimo e si vede perché invece di puntare quando ne aveva l'1 contro 1 ha preferito un po' tergiversare, probabilmente sa che non ne ha tantissimi in questo momento, però come hai detto, siamo al 22 di agosto oggi, ha voglia. Ce n'è di tempo. Calabria 5,5 invece per Gazzetta è stato il peggiore. Potremmo anche accodarci, insomma, non è stata una partita incredibilmente positiva, neanche negativa, insomma, è stata una partita un po' di passaggio, niente di eccezionale, magari un paio di sbavature di troppo sull'1 contro 1, ma tant'è. Sì, questo nuovo modo di difendere lo lascia parecchio scoperto all'1 contro 1. A inizio partita l'abbiamo visto venire dentro il campo e cercare di provare a cominciare l'azione come avevamo provato nelle amichevoli. Col passare dei minuti la soluzione si è un pochino persa, perché il Bologna difendeva molto stretto e quel tipo di costruzione non ci è funzionata molto. Se lasci Calabria tanto all'1 contro 1 è un giocatore che ha sempre sofferto. Detto ciò, mi sentirei di premiarlo, per quanto mi riguarda, con una sufficienza. È l'esordio stagionale, il clean sheet è arrivato, abbiamo Mm. vinto 2-0, ha perso 7 volte la palla, ho guardato prima le statistiche, ha subito un solo dribbling. Poteva fare meglio? Sì. Poteva fare peggio? Anche. Io do il 6 al nostro capitano. La difesa viene promossa con qualche piccola eccezione, cioè con qualche sufficienza superiore alla media, quella di Malik Thiaw e di Teo Hernandez. Maignan prende 7, la solita sicurezza, non c'è neanche nemmeno da dire quando c'è stata bisogno di lui. C'è stato anche magari in maniera, diciamo così, poco ortodossa, quando alla deviata di spalla, quasi facendosi colpire da portiere di hockey. Cosa c'è, Davide? Anche Parla? quando ha alzato Sì. la voce anche quando ha alzato la Ah, voce in diverse sì, sì. situazioni, perché questo è Dopo quello lo che ci è vediamo mancato di Pioli che più, ne parla. Mm-mm. Il centrocampo è in crescendo, c'è Loftus-Cheek 6, Krunic 6,5, Render 7 e direi che ci possiamo stare con questo crescendo, cioè il migliore è stato Reinders, il peggiore dei tre è stato Loftus-Cheek a metà, direi Rade Krunic, Giroud prende 7, Rafa prende 6, un po' troppo Rafa. Se pensa di fare meno, eh. diviene meglio, ecco. Ma sì, direttore, cioè, stiamo parlando di un giocatore, che è stato abituato a caricarsi una squadra sulle spalle nell'ultima Eh, stagione, cioè aveva l'attenzione sia mediatica che dei tifosi, che della squadra soprattutto dentro il campo, catalizzata nei suoi confronti. Ieri ha dovuto fare un po' il gregario, ha dovuto più volte rincorrere l'avversario per andare a dare una mano al terzino. Però quando la luce si è accesa a 2, 3 minuti dalla fine, questo giocatore ha dimostrato che mm. come lui in Serie A non ce ne sono. Eh no, non ce ne sono. Pioli, aspetta che lo rimetto, prende 7 per la partita. Mi tengo un dubbio, non su Pioli, non sulla partita, eccetera, mi tengo un dubbio su quello che vedremo durante la stagione, cioè se quella di ieri è stato uno dei due Milan che vedremo durante la stagione, oppure è semplicemente una situazione di passaggio, cioè mi spiego, Bologna, Empoli, Frosinone, Verona, eccetera, 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 il Milan può permettersi anche di fare questo tipo di partita, dove vince chi tira lo scafo più forte e quando hai più qualità tu, vinci tu, dove magari concedi qualcosa in più all'avversario, ma ti prendi dei vantaggi dall'altra parte della metà campo e quindi quando
sei tu in attacco con la tua qualità e rischi di fare gol, e dall'altra parte insomma, giochi sul fatto che la qualità degli altri sia inferiore alla tua, quindi partite un po' più lunghe, un po' più di ritmo, un po' più di spazi. Poi ci deve essere anche l'avversario che si mette lì a fare quel tipo di partita, perché il Bologna magari ci sta un po' di più, altre squadre non passano la metà campo e quindi cambia già la storia. Oppure se è semplicemente una ricerca di un solo Milan e quindi siamo alla ricerca di un equilibrio, che è forse la parola centrale di questa stagione, ecco, l'equilibrio, cercare il giusto punto di svolta tra non essere troppo sbilanciati con questo sistema di gioco e con questi giocatori ed essere invece, come eravamo magari l'anno scorso o 2 anni fa, a volte un po' sterili perché eravamo sì più solidi, ma davanti poi o c'era Giroud che si inventava qualcosa o soprattutto c'era Leao che si inventava qualcosa. Ne parla Pioli nel post partita, parla anche di Leao, parla dei superpoteri di Rafael Leao, che insomma ogni tanto dice di doverli ricordare. Dice giustamente tu, a proposito di leadership, quello che si avvicina di più è appunto Mike Maignan, che anche ieri è una sorta di capitano non capitano. Sì, diciamo che ha alzato la voce non per il gusto di alzare la voce, non per il gusto di far alzato la voce perché, ci siamo permessi un pochino stati un po' leziosi, Il nostro numero 23 suola e passaggio verticale all'indietro è una cosa che non ti insegnano assolutamente a fare in nessuna scuola calcio al mondo, figuriamoci in quella del Chelsea, era anche normale che il nostro portiere alzasse la voce. L'avrebbe alzata anche Tatarusano, nonostante tutte quelle che gli hanno tirate dietro Tomori la scorsa stagione, l'avrebbe alzata anche Tatarusano. Però questo giocatore lo abbiamo detto, lo diciamo e lo ripeteremo, è un leader carismatico, è un leader sul campo, è un leader fuori dal campo, ma non è un leader di quelli che dopo le prime cose che non vanno si presenta ai microfoni e ti dice le cose non vanno. Ti ricordi facevamo questo discorso per Tonali la scorsa stagione. Mike Maignan io non me lo ricordo una volta ai microfoni di DAZN o di Sky nei post partita. No, ma nel Mai. bene e nel male, cioè è uno che non parla, non gli piace per Non niente. parla. È uno che non parla, non mi augurerei mai di stare davanti a Mike Maignan in uno Quando spogliatoio. invece decide di parlare. Esatto, quando decide di parlare, quando le cose magari non sono andate benissimo, ecco. No, 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 assolutamente no. Mi è bastato quei 15 secondi in cui ha preso e spostato di peso un nostro difensore in tournée per un calcio piazzato ed era Martesaghi. tranquillo lì, ed era tranquillo. Chiudiamo col mercato. C'era ieri il proprietario del Milan, Cardinale, insieme a Forlani, Moncada, lo vedete lì in basso, dietro la spalla a sinistra di Cardinale, oltre c'era Yunus Musa ieri squalificato, insomma, sul mercato e caccia al 9. Proposto Petagna, ma il sogno è Kitty in prestito dal Paris Saint-Germain. Petagna è stato proposto, forse ci siamo anche fatti una mezza risata e direi, perché sennò mi temo Colombo, onestamente, che mi devo prendere Petagna. No, Eh, non uscirà una parola dalla mia bocca riguardo a Petagna. Bravo, meglio perché dobbiamo continuare ad andare avanti a trasmettere. E Chitiché invece è forse, come scrive Gazzetta, l'obiettivo principale se si apre al prestito e per il Saint-Germain vediamo se apre il prestito oppure riesce a spedirlo da qualche altra parte. Si è parlato dell'Eintracht per l'operazione Colomoni, si è parlato di un Ekitike che invece vorrebbe restare in Francia per continuare a giocare in Ligue 1. Vediamo, io penso che la situazione punta si sbloccherà comunque, perché l'idea su Lollo Colombo non è quella di tenerlo. Poi, se non si riesce a fare diversamente, lunga vita, come hai detto anche tu giustamente prima, a Giroud e a Lollo Colombo a quel punto. Però l'idea su Colombo è quella di fargli fare un anno di A da protagonista, quindi non al Milan, ma in una squadra che gli dia un po' di spazio. E mi Monza sembra anche sarebbe giusto. perfetto. Sì, Monza anche sarebbe perché il perfetto Monza non addirittura. ha tutte queste punte. No, il Monza ha venduto Ghichtier, a Petagna, ma io lo leggo qui sotto la parola Milan, ma lo vedo a Cagliari perché quella sarebbe la destinazione numero 1 in questo momento per Petagna.
a Dani Mota che è una punta non punta, e a Maric che contro l'Inter non è che abbia fatto sta Che partita non è una incredibile. punta, punto. Esatto, cioè sarebbe direttore, dobbiamo continuare a trasmetterle, Ah ricordo. no, certo. Sarebbe perfetta veramente Monza come piazza per Lorenzo Colombo, come vedrei bene Ekitike, per esempio, l'avrei visto bene al posto di Giroud in Bologna-Milan di ieri, perché secondo me quello che ha fatto Giroud, abbiamo visto un Giroud un pochino diverso rispetto a quello delle scorse stagioni, cioè la catapulta spesso non era per lui, perché c'è stata, però Giroud io l'ho visto diverse volte non prendere la prima di palla, ma prendere la seconda, cioè posizionarsi in quella zona della tre quarti e magari fare la Mh-mh. sponda della sponda per lanciare, per giocare. Magari Pioli voleva sfruttare il fatto che comunque sia con Loftus-Cheek che con Pulisic c'è già della chimica, perché hanno giocato insieme diverse stagioni, e quel ruolo, cioè quello che ha fatto all'interno della partita Giroud ieri, lo vedrei bene anche fare a Ekitike. Un piccolo errore, Simone, nella grafica di Gazzetta di prima, sotto, quando c'era scritto Geoffrey Moncada capo scouting, Geoffrey Moncada non è più il capo scouting del Milan, ma è il nuovo direttore dell'area sportiva. Lo ha confermato il nostro amico Felice Raimondo, che ha potuto visionare i documenti della Camera di Commercio, documenti nei quali il Milan ha ufficializzato il fatto che Geoffrey Moncada ha di fatto preso il ruolo che era di Paolo Maldini che abbiamo visto ieri sera in spiaggia prima dell'inizio della partita Bravo. A proposito di arrivi e partenze, invece, ieri sera, mentre stava finendo la partita, è arrivato Marco Pellegrino, il quinto difensore del Milan, il nono acquisto di quest'estate. Oggi le visite e le firme. A proposito delle visite, eccolo qui. In questo screen, tra l'altro, mi ricorda vagamente il viso, il sorriso, mi ricorda vagamente Messi in questo screen. Non so perché. Ma in realtà non ci assomiglia per niente di faccia, ma in questo screen, boh, qualcosa sì. E già fare le visite mediche alla clinica alla Madonnina, poi idoneità sportiva, il classico iter giornaliero del nuovo acquisto, che si chiuderà nel pomeriggio sera con la firma sul contratto, e da domani diventerà in via ufficiale anche un giocatore del Milan per mister Stefano Pioli, che lo avrà a disposizione. Poi, come detto, Davide, tutto va sulle uscite. Mancano ancora quelle di Alexis Almacher, di Orighi, Caldara non so se riesce a farlo uscire onestamente, di Ballo Touré, e l'ingresso a quel punto del 9, perché al netto di un'offerta pazza che magari il Fener può mettere in piedi l'ultimo giorno di mercato, e non penso che a quel punto il Milan comunque l'accetti, perché sennò restiamo senza centrocampisti, credo che a livello di entrate ci si limiterà dopo 9 acquisti a fare il 10°, cioè la punta, e basta. Sì, anche perché uno dei papabili vice Krunic, che è Nico Dominguez, ieri sera da DAZN è stato dato vicinissimo al Nottingham Forest. Adesso io non ho conferme riguardo alla notizia, non ho letto, magari tu hai letto qualcosina di più. No. Quello deve fare il Milan. Se dovessero riuscire a piazzare gli esuberi, io credo che la punta arrivi tranquillamente. Noi siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento di Obbligo di Riscatto, ci ritroviamo tra un'oretta circa per Chiama Milan, poi c'è Lancia alle 3, c'è il talk delle 16. Se riusciamo dovremmo riuscire ad avere il buon Marco Bucciantini, che è in dovere di dirci cosa ne pensa di Ciucosè, ma non solo. Poi alle 19 c'è Filo Rossonero, il ritorno di Carlo Pelegatti insieme a Beatrice Sarti, alle 19:15 la stanza di Bottoni con mister Emanuele Bottoni. Davide, grazie, ciao, buona giornata. Grazie direttore, buona settimana a tutti. Buona settimana anche da parte mia, ci ritroviamo tra poco con Chiama Milan.